poche centinaia di metri sotto la superficie dell'oceano, il mondo che conosciamo comincia a cambiare. La luce del sole si indebolisce, i colori svaniscono, la pressione aumenta e più si entra nel mare profondo, più diventa chiaro che l'oceano non è solo quella superficie blu che vediamo dalle spiagge, dalle barche o dai satelliti. Sotto di noi esiste un ambiente enorme, buio, gelido, difficile da esplorare, dove vivono creature che sembrano costruite con regole completamente diverse dalle nostre. Pesci con denti sproporzionati, animali trasparenti come vetro, meduse che brillano nel buio, calamari enormi che per secoli hanno alimentato leggende, creature che producono luce per cacciare, per difendersi o per sparire. Questo è un viaggio dentro il lato più nascosto dell'oceano, dove la vita ha preso forme che sembrano quasi impossibili. A prima vista sembrano mostri, ma in realtà sono qualcosa di molto più interessante. Sono il risultato di milioni di anni di adattamento in uno degli ambienti più estremi della Terra. E forse la cosa più inquietante è proprio questa. Non stiamo parlando di un altro pianeta, stiamo parlando della Terra. La cosa più assurda è che queste creature vivono sul nostro pianeta, non in un film, non nello spazio, ma nell'oceano. L'oceano profondo è uno degli ambienti meno accessibili del pianeta, non perché sia lontano, ma perché è ostile. La pressione può distruggere strumenti non progettati per resistere, la luce non arriva, il freddo è costante, il cibo è spesso raro e ogni errore può essere fatale. Per questo le creature degli abissi non assomigliano agli animali che vediamo in superficie. Nei loro corpi non c'è quasi nulla di casuale. Una bocca enorme può servire a non perdere l'unica preda incontrata dopo molto tempo. Denti lunghi e inclinati possono impedire alla vittima di scappare. Un corpo trasparente può diventare una difesa. Una piccola luce può trasformarsi in un'esca mortale. Negli abissi la bellezza non conta, conta sopravvivere. E una delle creature che rappresenta meglio questo mondo è la rana pescatrice degli abissi. È diventata famosa per il suo aspetto inquietante. Ha una bocca enorme, denti sottili e irregolari, un corpo scuro e una piccola esca luminosa davanti alla testa. Vista da vicino sembra quasi una creatura inventata per un film horror, ma ogni parte del suo corpo ha una funzione precisa. Negli abissi il cibo non è sempre disponibile. Non ci sono banchi di pesci ovunque, non c'è abbondanza, non c'è luce. Inseguire una preda può costare troppa energia. Così la rana pescatrice usa una strategia molto più efficiente. Aspetta. Resta quasi immobile nel buio e usa quella piccola luce come un'esca. Per un altro pesce che nuota in un ambiente quasi completamente nero, quel bagliore può sembrare qualcosa da mangiare, una piccola preda, un segnale, una possibilità. Ma quando si avvicina troppo, è già tardi. La bocca della rana pescatrice si apre di colpo e l'animale che pochi istanti prima vedeva solo una luce viene inghiottito nel buio. È una scena spaventosa, ma anche perfetta dal punto di vista della sopravvivenza. In un ambiente dove ogni occasione può essere rara, non puoi permetterti di sprecare energia e non puoi permetterti di fallire. La rana pescatrice non è strana per caso. È strana perché vive in un mondo estremo. Non dobbiamo guardarla come un animale brutto o inquietante. La vera domanda è questa: perché hanno quella forma? Negli abissi ogni movimento, ogni luce, ogni forma esistono per un motivo specifico: consumare meno energia, attirare una preda, difendersi oppure restare invisibili nel buio.
Ma questo mondo non è fatto solo di bocche, denti e predatori nascosti, è anche il luogo dove la luce, proprio perché quasi assente, diventa uno strumento fondamentale. Nel mare profondo molte creature producono luce da sole. Questo fenomeno si chiama bioluminescenza. Per noi sembra qualcosa di magico, quasi irreale. Per loro è uno strumento. La luce può servire ad attirare una preda, come nella rana pescatrice. Può servire a confondere un predatore. Può servire a comunicare con altri individui della stessa specie. In alcuni casi può perfino servire a sparire, perché un animale può usare la luce del proprio corpo per confondersi con il chiarore che arriva dall'alto. Qui una luce non è mai solo una luce, può essere una trappola, può essere un avvertimento, può essere una difesa, può essere l'ultima cosa che una preda vede prima di essere mangiata. Tra gli animali più affascinanti di questo mondo ci sono le meduse e altre creature gelatinose del mare profondo. Alcune sembrano fatte di vetro. Altre sembrano nastri sospesi nell'acqua, altre brillano con colori deboli, freddi, quasi artificiali. Non hanno bisogno di correre, non hanno bisogno di inseguire, si muovono lentamente, spesso trasportate dalle correnti, e proprio questa lentezza le rende ipnotiche. In superficie siamo abituati a pensare agli animali come esseri che camminano, corrono, saltano, lottano. Negli abissi molte creature sembrano invece appartenere a un'altra logica. Corpi morbidi, forme strane, movimenti lenti, trasparenze, luci improvvise. A prima vista sembrano fragili. Ma anche quella fragilità è una strategia. Un corpo trasparente è difficile da vedere. Un corpo gelatinoso richiede meno energia per crescere. Una forma leggera può galleggiare e muoversi senza grande sforzo. All'inizio queste creature ci sembrano inquietanti perché non assomigliano a nulla di familiare. Poi, poco alla volta, cominciamo a capire che non sono sbagliate, non sono deformi, non sono mostri, sono risposte viventi a problemi estremi. Come si caccia nel buio? Come ci si difende quando non si vede quasi nulla? Come si sopravvive quando il cibo è raro? Come si comunica in un mondo senza luce? Gli abissi hanno trovato risposte diverse da quelle della superficie, e queste risposte sono scritte nei corpi degli animali che li abitano. Poi ci sono le creature che per secoli sono rimaste a metà tra scienza e leggenda. Il calamaro gigante è una di queste. Per molto tempo l'uomo non lo ha visto vivo nel suo ambiente naturale, ne trovava i resti, tentacoli portati a riva, parti del corpo nello stomaco dei capodogli, tracce, frammenti, racconti, e da quei frammenti nascevano storie di mostri marini, di tentacoli enormi, di creature nascoste nel buio dell'oceano. Per secoli il mare ha alimentato la nostra immaginazione proprio perché non potevamo guardare davvero dentro di esso. Vedevamo solo la superficie. Tutto il resto era mistero. Poi la scienza ha confermato che il calamaro gigante esiste davvero. Non è il mostro delle leggende, non affonda le navi come nei racconti antichi, ma il fatto che un animale del genere viva realmente negli abissi è già sufficiente a spiegare perché l'oceano ci abbia sempre fatto paura. Il calamaro gigante vive spesso tra circa 300 e 1000 metri di profondità, in una zona dove la luce è ormai debole e l'oceano diventa difficile da osservare. I suoi occhi enormi, tra i più grandi del regno animale, possono aiutarlo a percepire anche segnali luminosi debolissimi o ombre lontane. Ha tentacoli lunghi, un corpo potente e abita un mondo che per secoli l'uomo ha potuto immaginare
più che vedere. E poi c'è il suo nemico più famoso, il capodoglio. I capodogli possono immergersi a centinaia di metri di profondità, spesso oltre i 1000 metri e in alcuni casi anche più giù, per cacciare calamari nelle zone buie dell'oceano. A volte, sui loro corpi, sono stati trovati segni circolari lasciati dalle ventose dei calamari. Non sono prove di battaglie leggendarie come nei romanzi, ma raccontano comunque qualcosa di impressionante. A profondità, dove l'uomo non può arrivare senza tecnologia estrema, avvengono incontri tra predatori enormi e prede gigantesche. Buio, pressione, silenzio. E una scena che sembra impossibile diventa parte reale del nostro pianeta. Per secoli abbiamo inventato storie sui mostri marini. Poi abbiamo scoperto che alcune creature marine erano già abbastanza incredibili. Ma non tutte le creature degli abissi sono grandi. Anzi, spesso la parte più importante di questo mondo è invisibile, o quasi. Nel mare profondo, anche organismi piccoli possono avere un ruolo enorme. Batteri, piccoli crostacei, larve, animali trasparenti, creature che vivono sospese nell'acqua o vicino al fondale. È un sistema complesso dove tutto è collegato. Uno degli esempi più incredibili si trova vicino alle sorgenti idrotermali. A migliaia di metri di profondità, spesso tra i 2000 e i 4000 metri, sul fondale oceanico esistono zone dove l'acqua penetra nella crosta terrestre. Si riscalda, si carica di minerali e poi risale attraverso aperture che sembrano camini naturali. Da queste strutture escono fluidi caldissimi, spesso scuri per la presenza di minerali. Intorno, nel buio totale e sotto una pressione enorme, il fondale appare quasi alieno. Per molto tempo si pensava che nelle profondità più estreme la vita fosse molto limitata perché non arriva la luce del sole. Poi sono stati scoperti ecosistemi interi proprio attorno a queste sorgenti. Vermi giganti, crostacei, molluschi, batteri, animali che vivono in un ambiente dove la luce del sole non è la base principale della vita. In superficie quasi tutto dipende dal sole. Le piante usano la luce, gli animali mangiano piante o altri animali. L'energia, in qualche modo, parte spesso dalla luce solare. Ma vicino alle sorgenti idrotermali, il sistema funziona diversamente. Alcuni batteri usano sostanze chimiche provenienti dall'interno della terra per produrre energia e attorno a questi batteri si costruisce un ecosistema. Questa scoperta ha cambiato il modo in cui immaginiamo la vita, perché ci mostra che la vita può esistere anche dove non c'è sole, può trovare energia nel buio, può organizzarsi attorno al calore e alla chimica della terra, può trasformare un luogo che sembra morto in un ambiente pieno di attività. Non riguarda più soltanto creature strane, ma la capacità della vita di adattarsi anche nei luoghi più estremi. Gran parte del mare profondo è difficile da esplorare. Mandare strumenti a migliaia di metri richiede tecnologia, tempo, denaro e resistenza. Ogni missione può mostrare qualcosa di inatteso, un animale mai filmato, un comportamento sconosciuto, una forma di vita che nessuno aveva immaginato. In un'epoca in cui abbiamo satelliti, mappe digitali, telescopi spaziali e immagini di galassie lontanissime, è strano pensare che sul nostro stesso pianeta esistano ancora luoghi che conosciamo così poco.
Guardiamo lo spazio per cercare mondi alieni, ma sotto la superficie dell'oceano esiste già un mondo che, per forme, colori e condizioni, sembra alieno. La differenza è che non si trova a milioni di anni luce da noi, si trova qui, sul nostro pianeta, sotto le onde. Più guardiamo gli abissi, più capiamo una cosa. Il nostro pianeta è molto più strano di quello che pensiamo. Per noi la vita sembra normale quando assomiglia alla nostra esperienza, ma la vita non ha bisogno di essere normale per esistere. La rana pescatrice non è un mostro, è una sopravvissuta. La medusa luminosa non è una stranezza, è una forma di vita adattata al buio. Il calamaro gigante non è solo una leggenda, è la prova che l'oceano può nascondere per secoli animali reali, enormi e difficili da osservare. Le sorgenti idrotermali non sono solo camini sul fondale, sono la dimostrazione che la vita può nascere e resistere in condizioni che per noi sembrano impossibili. Abbiamo dato nomi ai continenti, abbiamo attraversato oceani, abbiamo costruito città, ponti, navi, satelliti, abbiamo mandato strumenti nello spazio e osservato galassie lontane miliardi di anni luce. Ma sotto la superficie del mare esiste ancora un mondo che continua a sfuggirci. Non completamente, ma abbastanza da lasciarci stupiti ogni volta. Abbastanza da farci capire che il pianeta non è solo quello che vediamo ogni giorno. La Terra ha una parte illuminata, abitata, familiare, e poi ha una parte oscura, una parte fredda, profonda, silenziosa, piena di creature che sembrano impossibili. Vivono lì perché la vita, quando trova anche una sola possibilità, prova a resistere. Forse gli alieni non dobbiamo cercarli soltanto nello spazio. Forse alcuni dei mondi più strani esistono già qui, sotto di noi.